Eccoci qua, siamo finalmente in diretta unificata su Facebook, Instagram, YouTube e Facebook, quindi felicissimi di iniziare questa serie di incontri per Art Rights Prize, sempre sostenuto e sempre fortemente voluto. Art Rights vuole essere momento di incontro e di confronto, e questa è solo l'inizio di un'attività che ci verrà coinvolti e soprattutto stimolati e condivisi. Ok, un secondino. Ok, abbiamo qua. Ok, e ci vedrà coinvolti nei prossime settimane e mesi. Avremo tantissimi ospiti su diverse piattaforme, quindi dal lunedì, questo è il primo appuntamento, parleremo del premio, risponderò alle molte domande ricevute dei partner, di come candidarsi, quali sono i consigli, e dal lunedì prossimo alla settimana, per 3 settimane di fila, avremo l'opportunità di avere tantissimi ospiti, partner, professionisti, membri della giuria, con i quali ci confronteremo su tematiche legate al mondo dell'arte, soprattutto rivolte anche agli artisti e ai partecipanti del premio, ma non solo. Come vedete, gli interventi sono di tipo assolutamente gratuito, e quindi siamo ben felici di poter supportare tutto questo in maniera così. Vediamo un attimo. Ok, perfetto, siamo riusciti ad andare anche online su LinkedIn in questo momento. Iniziamo subito. Art Rights Prize, una bella visione, sono davvero contento di essere riuscito, insieme a tantissimi professionisti del settore, l'Associazione Culturale Abifactory e tutti gli altri partner, ad aver creato un premio che finalmente premia la fisicità, ma in maniera virtuale. Questa è la visione più importante e più grande, quindi la possibilità di poter a vedere le proprie opere fisiche raccontate in un momento in cui storico e sociale la fisicità viene meno. Questo è più o meno oggi un dato di fatto per le quali siamo assolutamente in qualche modo obbligati e in qualche modo coinvolti nel nostro quotidiano. La visione del premio è stata supportata dall'Associazione Culturale di Abifactory, che è l'ente organizzatore nella persona del presidente Roberto Concas, con il quale si è condiviso questo percorso di trovare innovazione anche nei premi, anche in qualcosa che esiste da sempre. Che cosa sono i premi e concorsi? Sono un'occasione per gli artisti di mettere in risalto la propria arte, di far visionare il proprio operato a una selezionata giuria, il quale riconosce un merito secondo un bando o un regolamento, quindi delle condizioni di partecipazione. La nostra giuria è stata realizzata e supportata con grande piacere, perché era un qualcosa di davvero particolare. Dice: ma com'è questo premio che è online ma non lo è, ma premia soltanto le opere virtuali, le opere digitali? Ho detto no, premia le opere fisiche di qualsiasi misura. Abbiamo deciso di non dare nessun limite, né di forma, né di anno, né di nazionalità, perché crediamo fortemente che in questo momento serva supportare più alto numero di artisti. La parola supportare oggi la sentirete tantissimo, da me è stata ripetuta in svariate occasioni, ma perché sono stato sempre il primo a credere in qualche modo che bisogna e c'è bisogno di incontro, confronto e di discussione nell'arte. Queste dirette saranno l'occasione per poterlo fare, e quindi per poter raccontare e poter mettere in discussione, che sia la mia persona e tutti gli altri giudici che verranno coinvolti e professionisti, con la community degli artisti, quali partecipano, ma oggi sono parte attiva, sono parte concreta. Questa giuria quindi è stata decisa e riorganizzata con dei criteri molto precisi. Abbiamo innanzitutto deciso che per la prima volta la giuria è formata da 15 giurati, quindi sono 3 giudici per ogni categoria. Le categorie artistiche sono la pittura, con opere realizzate su tela, disegno e carta, e mix media senza alcuna limitazione, dimensioni, tecnica utilizzata o tematica affrontata. Il capogiuria della sezione è Luca Beatrice, curatore e critico d'arte, Maria Chiara Valacchi, critica d'arte e curatrice indipendente, e Marta Giani, Sotheby's Director e Specialist di arte moderna e contemporanea.
Quindi capiamo come la selezione anche della giuria è stata fatta a nostra volta cercando di avere i massimi esponenti e competenti professionisti per le singole categorie. Quindi ognuno di loro giudicherà in maniera puntuale e precisa la singola categoria artistica. Noi tutti, io compreso, non faccio parte di nessuna giuria. Abbiamo deciso insieme a tutti i partner, che poi pian piano vi racconterò, di non far parte della giuria, proprio perché volevamo che fosse la giuria tecnica più competente, neutra, al di fuori dell'organizzazione, affinché potesse esprimere il proprio giudizio in maniera assolutamente trasparente e puntuale. Per la fotografia abbiamo il capo giuria Denis Curti, grandissimo appassionato, l'avete visto sicuramente in qualche mio talks, dove condivide questa visione con la Casa dei Troci Venezia, la Galleria Still, e fa parte del mercato. Insieme a lei l'internazionale Marie Tangai, ragazza squisita, innovativa, hanno un'agenzia a Londra, una delle più importanti in Inghilterra, dove lavorano e supportano tantissimi artisti. Lei stessa con Emmet Art Agency hanno messo anche a disposizione un premio in cui potranno selezionare un artista dei finalisti da includere nella loro agenzia internazionale. Insieme a loro Lorenza Castelli, poche presentazioni per la patronne, la direttrice del Mia Photo Fair, una delle fiere di fotografia più importanti in Italia ed in Europa. Quindi per la prima volta si espone, siamo felicissimi, anche loro hanno un premio destinato ai fotografi, siamo contenti di condividerlo perché poi è una bellissima occasione, ma una direttrice della fiera più importante sicuramente darà il suo assolutamente apporto. Passiamo poi all'arte digitale. Io arte digitale ve lo dico, vorrei vederne tanta perché se ne discute tantissimo, arte realizzata con l'utilizzo di supporti digitali, che può essere l'iPad, da Photoshop, da qualsiasi sistema di grafica che possa creare un output di tipo digitale. Questo sarà in qualche modo di assoluto interesse anche per il futuro. La giuria è Serena Tabacchi, che è la direttrice del Museum of Contemporary Digital Art di Londra, il quale anche loro sono partner dell'iniziativa, e agli artisti finalisti metteranno a disposizione una mostra all'interno del loro museo. Allora abbiamo già visto come gli stessi giurati hanno deciso di supportare il premio offrendo a loro volta dei premi da inserire tra i finalisti, quindi come un bacino di selezione. Parlavamo prima dell'importanza della selezione da parte della giuria. Infatti chiudiamo il digitale con Karen Levy. Se andate a vedere la DSL Collection scoprirete che è una delle collezioni di arte digitali avviata dal padre e dalla madre più grandi d'Europa. Questo perché? Perché pensiamo che gli esperimenti di valorizzazione, di curatela e di mercato siano di assoluta importanza e interesse per il mondo dell'arte, ed allora abbiamo deciso di avere all'interno della giuria elementi che potessero dare differenti feedback, ma soprattutto differenti opportunità per gli artisti. Perché qual è uno dei valori del premio? Il fatto che la giuria possa in qualche modo osservare il tuo operato. Risponderò alle vostre domande, abbiamo ricevuto una marea, le abbiamo riunite, quindi pian piano durante la diretta poi risponderò a tutte quelle che sono anche qua su Instagram nella sessione domande e risposta e nelle altre categorie. Ma una delle domande più frequenti che ci fanno spesso era: ma no, è tutta una truffa, la giuria non c'è. Questo vale per tantissimi concorsi, vale non che siano truffe, vale in generale come pregiudizio. Spesso si pensa che il concorso possa essere un'occasione in cui l'ente organizzatore è preoccupato solo di prendere una fee. Com'è che si fuga questo dubbio? Con la storicità, quindi capendo quante edizioni sono state fatte. Nel nostro caso è la prima, bisogna dare sempre il beneficio del dubbio, ma per fortuna diciamo che né io né le persone coinvolte sono di primo pelo, e quindi in qualche modo godiamo tutti di una serietà e di una professionalità datata nel tempo, di conseguenza questo è verificabile. Gli altri elementi che cosa sono? Il regolamento, che deve essere chiaro. Noi da questo punto di vista siamo davvero onorati di aver fatto tutto l'apparato anche legale insieme allo studio Chiomenti, i quali ci hanno supportato per realizzare l'intero regolamento e gli interi dettagli. Perché? Perché vogliamo che tutto sia iper trasparente.
Abbiamo un regolamento unico, se andate a girare in tutti gli altri premi, nessuno ha mai scritto così tanto in maniera dettagliata. Questo è un qualcosa che io ho voluto fortemente affinché tutto fosse chiaro, tutto fosse agli atti e chi decide di aderire abbia quante più opportunità di avere le idee chiare. Questa è una grande novità. Quindi, riconoscendo tutti questi punti, riusciamo già a capire che tipologia di concorso e premio è. Chiudiamo però la parte dell'arte digitale con Giacomo Nicolella Maschietti, giornalista, esperto di mercato, l'avete visto sicuramente in qualche mia stories, l'avete letto su Patrimoni, su Artsize col suo modello, è un grande appassionato di digitale e quindi è una grande occasione anche per avere, in questo caso, l'inclusione anche di un giornalista e di un esperto è proprio affinché questo possa essere anche raccontato. Passiamo poi alla videoarte. Videoarte è un settore difficile, oggettivamente interessantissimo, in pieno sviluppo, sarà anche in futuro, secondo me, punto di grande intervento e di valorizzazione. Ci siamo fatti supportare per questa sezione da una capogiuria che è Carolina Ciuti, che è la direttrice artistica di Loop Barcellona. Loop Barcellona è una delle fiere più innovative e interessanti del panorama europeo, si trova appunto a Barcellona e si occupa esclusivamente di videoarte. Quindi capiamo la peculiarità. Insieme a lei Sveva D'Antonio è una gallerista e collezionista della collezione Taurisano. Lei è una grandissima appassionata di videoarte, hanno diverse opere all'interno della loro collezione e con la sua attività di galleria ha sicuramente apportato grande attività nell'arco di questi anni e curato diverse mostre e esposizioni. Completa Jean-Conrad Lemaitre, collezionista, e lui stesso presidente di Loop Barcellona. Jean-Conrad uguale, visionario, è stato uno dei primi anche lui collezionisti di videoarte in Europa, felici di avere un aspetto internazionale e di avere carature di questo genere all'interno della giuria. Chiudiamo con la street art, in cui abbiamo Marco Rubino come capo giuria. Marco Rubino è un grandissimo appassionato, seguitelo su Instagram, parla ogni giorno in street art, è contributor di Forbes e partner di Community. Su Forbes parla proprio di street art, grandissimo appassionato. Insieme a lui Giuseppe Pizzuto della Wunderkammer Gallery, una delle prime gallerie che hanno in qualche modo supportato la street art, rappresentando artisti come Obeish, Perfere, Invader, John Wan e insieme a loro tantissimi altri. E infine chiudiamo con Matteo Maffucci, che è un grande collezionista, scrive di street art, ha realizzato la trasmissione Muro su Sky, scrive di street art su AD ed è un grande appassionato d'arte e collezionista. Come vedete abbiamo fatto la scelta di voler coinvolgere tantissimi professionisti di diversa natura. Tornando a noi, come possiamo iniziare a individuare che cosa significa un premio d'arte, anche tecnicamente, quindi in dato di fatto come possiamo supportare diciamo la serietà e come possiamo individuare l'importanza di un premio rispetto agli altri. In primis il regolamento. Una delle cose più importanti quando si decide di partecipare a un premio d'arte è leggere il regolamento. Il regolamento deve essere chiaro, deve essere puntuale e soprattutto rappresentativo di quello che è lo spirito del premio. Deve includere tutte le indicazioni di ciò che in qualche modo è previsto o meno all'interno del concorso. Il regolamento norma le fasi di adesione, come si aderisce. Adesso su Instagram non è possibile farlo vedere, ma lo facciamo vedere assolutamente all'interno, lo stiamo facendo vedere invece in diretta su YouTube e Instagram, e dobbiamo andare a vedere come è strutturato il regolamento, chi lo sta organizzando, che cosa sta facendo, quali sono le condizioni di candidatura, a chi è rivolto. In base al premio, al concorso, ci sono diverse tipologie, ti spiega che opere devi mandare, come le devi mandare, quali dimensioni, quali caratteristiche. Noi anche qua abbiamo voluto innovare, abbiamo deciso di cambiare anche questo sistema. Spesso vi era grandissima attenzione nel fatto di voler fare un regolamento e una candidatura che permettesse di inviare subito l'opera. Invece noi abbiamo deciso di bloccare le due fasi, di scindere, di fare la partecipazione al premio e di garantire, quindi acquistando poi e inviando la propria quota di adesione. Sì, c'è una quota di adesione, dopo guardiamo anche questo aspetto,
ma l'importanza è scindere le due fasi, l'adesione al premio e l'invio delle proprie opere. Dietro chi ha fatto la parte del regolamento troverà tutte le indicazioni, le premesse, i criteri di selezione, quindi come vengono selezionati, come è composta la giuria, in che cosa e che cosa andrà a valutare la giuria, come sono le modalità di iscrizioni, che cosa chiediamo poi durante la scheda. Un'altra peculiarità è che il premio avrà una mostra finale in 3D. Sì, questa è una delle più grandi peculiarità che noi abbiamo avviato, in cui sarà possibile, grazie all'UCity, piattaforma per la realizzazione di ambienti virtuali per fiere, mostre e musei, realizzeremo finalmente un ambiente che possa in qualche modo essere veramente digitale. Se il premio era digitale, in questi mesi ho scritto, ho parlato tanto delle problematiche legate all'esperienza digitale, abbiamo detto va bene, proviamo noi a creare una vera e propria esperienza digitale, iniziamo a ragionare con la testa e con l'esposizione virtuale affinché l'esperienza poi, l'output finale di questa mostra sarà quanto più interessante e quanto più veritiera dal punto di vista digitale. Quindi ci troveremmo immersi all'interno di questa esposizione. Abbiamo chiamato un architetto, in particolare Andrea Isola, che vedrete partecipa nelle live delle prossime settimane, un exhibition designer, quindi colui che in qualche modo ogni giorno disegna fiere, musei e importanti soluzioni e va a trovare le soluzioni estetiche, architettoniche per poter raccontare. Noi abbiamo chiesto a lui e detto ok, se noi pensiamo a una mostra digitale, perché questa deve essere fatta come uno shopping online? Non ha senso. Non è un'esperienza digitale, è una trasposizione di un altro modello, è Amazon, è un altro sistema. Allora abbiamo deciso, costruiamo una fiera. Abbiamo parlato con gli UCity, abbiamo detto ok, io sto cercando una cosa molto precisa, mi potete aiutare? E loro erano perfetti per fare questo. Allora abbiamo creato tutti quanti insieme, e stiamo creando, perché lo stiamo facendo in questi giorni, un allestimento finale tenendo conto degli spazi, questa volta digitali, tra fruizione, quindi potremo girare, navigare in 3D in ambienti virtuali, vedere l'esposizione finale, a differenza degli altri premi, ogni artista avrà 3 opere esposte, non una, 3. Perché noi vogliamo supportare e valorizzare il percorso del singolo artista. Che cosa significa? Che all'interno della mostra, non trattandosi di una collettiva, non trattandosi in qualche modo di voler inserire le opere in un contesto più generale, si è deciso di dare più spazio possibile all'artista affinché esso abbia la visibilità, ossia la possibilità di incontrare il più alto numero di collezionisti e addirittura vendere per i fatti suoi. Noi non prenderemo nessuna percentuale su questo, se non dal punto di vista soltanto espositivo, di mettere come tramite la vendita, la possibilità, ma l'obiettivo qual è? Dare visibilità ai finalisti, supportare tutti i finalisti. E quindi nell'esposizione virtuale con Andrea Isola abbiamo deciso di trovare tutti quei dettagli inerenti all'esposizione delle opere, l'illuminazione, l'ambientazione. Ogni sala sarà diversa, ogni sala avrà la sua peculiarità in base alla categoria artistica, pittura, l'indicizzazione e tutti gli aspetti. Quindi un insieme sicuramente innovativo, per il quale ci vuole tantissimo lavoro, ma siamo felici e questa è l'innovazione più grande del premio. Ma a noi non ci spiace, non ci basta il fatto che ci siano anche l'aspetto fisico. Perché? Perché abbiamo deciso di coinvolgere tantissimi partner che supportano questa iniziativa. Nel sito potete vedere tantissimi, potete vedere i loghi e tantissimi partner, adesso ve ne racconto qualcuno. Noi abbiamo deciso di coinvolgerli diversi, a vario titolo. Non abbiamo preso una lira dal punto di vista di sponsorizzazione in maniera chiara. La mia vocazione, quando ho sentito tante persone, io e chi per me e tutto lo staff, abbiamo sempre detto guardate, a noi non interessa in questo momento né lucrare né su altro, questo premio ci costerà tanto, sarà già un grande impegno che stiamo supportando come ArtRights. ArtRights è la prima piattaforma di certificazione delle opere d'arte e abbiamo deciso già io e tutto lo staff di creare questo premio con il nostro nome, quindi con ArtRights, io sono il fondatore, e di dare a tutti i partecipanti nella loro quota di adesione quale titolo di rimborso
alle spese organizzative, oltre che farà parte poi diciamo dei premi, dei riconoscimenti, di dare ArtRights gratuitamente. Quindi chi si iscrive a una serie di benefit, tra cui l'utilizzo di ArtRights per un anno, il cui valore è di oltre 100 euro annuali, gli sconti sulla piattaforma, la partecipazione a tutti questi benefit. In più adesso faremo per i partecipanti delle sessioni mirate private, quindi ancora di più, un livello ancora più alto di professionalità. E quindi con ArtRights abbiamo deciso di supportare. Allora, quando ho chiamato tutti gli altri sponsor, sono arrivati da soli, devo dire che sono davvero davvero felice di questo, e ho detto a tutti, guarda, io non voglio una lira, non vogliamo che metti dei soldi per noi, ma se hai un budget, mettilo per gli artisti, mettiamolo nei premi, diamo la possibilità assolutamente concreta di premiare oltre il 30% dei finalisti. I finalisti saranno 100 e stiamo decidendo di dare a oltre il 30, lo supereremo abbondantemente, di premiare tutti quanti. I premi non saranno cumulativi, quindi abbiamo deciso di non fare un unico premio a 10.000 euro al primo. Abbiamo deciso di premiare tante persone, divise per le categorie, primo, secondo e terzo, che decideranno. La giuria andrà a individuare, la giuria tecnica andrà a individuare i classificati, quindi ci saranno i premi per il primo, secondo e terzo classificato per ogni categoria artistica, ci saranno premi in denaro come riconoscimenti al merito e come rimborsi spese per la creazione delle opere, ci sarà un premio al pubblico. La differenza è che noi non faremo una serata sola, l'online durerà un mese, sarà una vera e propria fiera digitale, una vera e propria kermesse digitale, una vera e propria mostra finale digitale in cui ogni settimana ci saranno le premiazioni di ogni categoria, ci saranno incontri, talks, quindi un'animazione culturale. Vogliamo che il premio diventi una sede fisica di incontro. Una sede fisica di confronto, dove i protagonisti saranno i 100 finalisti e saranno tutti coloro che in qualche modo hanno partecipato in maniera attiva a questo. Quindi abbiamo deciso di dare anche un premio in pubblico, quindi ci sono 5.000 euro in palio, in cui sarà il pubblico che potrà decidere chi è l'artista più votato, quindi singolarmente potrete promuovere le vostre opere, il vostro spazio e andare a far sì che questo venga votato e venga incluso così nel riconoscimento del premio del pubblico, quindi tutti quanti potranno partecipare. Con professionearte.it abbiamo dato formazione. Che cosa significa? Che daremo degli starter kit in premio. Gli starter kit che cosa sono? Sono un insieme di documentazione che ogni artista dovrebbe avere, in cui ci sono i contratti, il contratto di conto vendita, il contratto di commissione, il contratto di consegna, tutti i contratti che di per sé ognuno di loro può costare 3.000-1.500 euro rotti, che noi abbiamo deciso di mettere a disposizione, di redarli per far sì che gli artisti abbiano degli strumenti concreti per lavorare. Quindi cerchiamo di dargli degli strumenti che loro possono usare tutti i giorni, insieme a loro degli altri facilities per l'utilizzo della propria arte. Questi si chiamano gli starter kit, insieme poi la formazione, un anno di accesso a tutti i videocorsi della piattaforma Professione Arte. Capiamo che ci sono diversi videocorsi, da il Registrar, la stessa Sveva, la Varacchi, Nicolella, ci sono tantissimi professionisti che hanno dato il loro contributo e questi li metteremo gratuitamente per la community. Abbiamo Open Care. Open Care sono una società di servizi importantissima che opera all'interno dei servizi del mondo dell'arte. Perché? Perché abbiamo deciso di coinvolgere i professionisti e di farli incontrare con la community, e loro ci offriranno una giornata formativa per gli artisti che selezioneranno loro stessi e che potranno, ovviamente li selezioneranno all'interno di tutti i finalisti, e che parteciperanno a una giornata formativa all'interno delle loro sedi, in cui potranno parlare con i loro professionisti. Per darvi un'idea, Isabella Villafranca Soisson, che racconterà come conservare le opere, quali materiali usare. Perché? Perché vogliamo che gli artisti crescano nella loro qualità. E quindi questo è un momento di incontro fondamentale e cruciale, in cui raramente si ha l'opportunità di capire le tecniche, perché ricordiamoci che dietro la produzione ci sono i materiali. E Isabella è fantastica in questo, ma così la stessa direttrice Elisabetta Galansino ha sposato con grande piacere questa iniziativa e noi siamo orgogliosissimi, tanto che offriremo un evento speciale di presentazione fisico delle opere. Quindi i vincitori faremo una serata fisica a Milano, loro hanno la sede negli ex frigoriferi milanesi, dove presenteremo i finalisti. Ovviamente
lockdown e coronavirus permettendo, se ne parlerà nel 2021, e siamo felici quindi di avere il primo incontro di fisicità. MTART Agency, quindi Maritangai, come vi accennavo prima, dà la possibilità di collaborare per eventi e iniziative internazionali, quindi segnalerà i finalisti e i loro partner, e inoltre faranno un webinar con il team e con Marie sul focus sul mercato dell'arte inglese, dando consigli per entrare nel mercato dell'arte inglese, che vi ricordo vale oltre 30 milioni, no, che dico, 30 miliardi, o vale oltre il 30% del mercato mondiale, e il 60% quasi di quello europeo, quindi numeri incredibili. 67, sì, più o meno siamo sui 20-30 miliardi, quindi numeri incredibili, quelli dell'Inghilterra e di Londra, e loro vi faranno un focus per capire meglio come approcciare questo mercato, a chi rivolgersi. Ci sono tante differenze tra i vari mercati, questa è un'occasione concreta. Arriviamo ad Abart, felicissimi anche di avere loro, in cui daranno la possibilità di mettere a disposizione il proprio spazio espositivo per una mostra di uno o più artisti, in cui questa volta di nuovo fisicamente a Milano, una delle loro sedi, organizzeranno una mostra e faranno inoltre il catalogo dedicato alla mostra dell'evento. Lo stesso farà anche Is European Gallery, che è un modello fantastico di galleria a casa. In realtà oggi la loro casa in tutta Italia, si stanno spostando in diverse sedi istituzionali come musei, collaborando con gallerie, musei ed istituzioni per portare questo modello di galleria a casa. Quindi si apre lo spazio, loro hanno la sede base è stata a Milano, l'apertura del percorso, ma poi hanno fatto eventi durante Torino, Bologna, Roma, Napoli, e quindi siamo felicissimi, e loro hanno messo in palio una mostra per la stagione 2021-2022, quindi una mostra fisica per uno dei finalisti. Tanta roba, quindi qua andiamo ben oltre il digitale. Insieme a loro poi abbiamo Arbacher, il quale farà una residenza d'arte con delle limited edition. Siamo sempre noi, vi ospiteremo qua in Sardegna, inviteremo alcuni artisti a fare delle serigrafie qui da noi, facendo in dato di fatto delle limited edition da poi vendere e proporre, fare una residenza d'arte in Sardegna dove si creeranno questi prodotti, scusate, in queste serie limitate. Insieme poi c'è il MOCDA, il Museo of Contemporary Digital Art di Londra, in cui farà anche loro un'ora di curator advisor per il team del MOCDA, quindi faranno orientamento per l'arte digitale e poi una mostra di una settimana presso il MOCDA, il Museo di Contemporary Digital Art, quindi di nuovo fisico e digitale, di nuovo operazioni. Arbacher Agency, daremo dei siti web interi e delle digital strategy, quindi la possibilità tramite l'agenzia, che è specializzata nel mondo dell'arte, quindi un'agenzia di comunicazione che lavora verticalmente sul mondo dell'arte, offrirà l'opportunità di avere dei siti web per gli artisti ed è una digital strategy. A digital strategy significa che vi supportiamo nel comunicare online, nello spiegare che cosa fare. Quindi questo è un valore economico grandissimo. Siamo davvero felici di questo, stanno aggiungendo tantissimi altri partner giorno dopo giorno e di questo siamo davvero contenti e orgogliosi. Io direi abbiamo un sacco di grazie Piero, complimenti per il progetto innovativo, grazie per quello che fai, che poi grazie a voi, ma figuriamoci, tantissimi commenti. Iniziamo a rispondere a qualche domanda, così siamo qua. Iniziamo un attimo da Instagram, e su Instagram non lo possiamo vedere qua, ma ve le leggo io. Posso mandare più foto di ciascuna opera oppure devo mandare 3 foto di 3 opere? Questa è una domanda che abbiamo sentito tantissimo. Volevo farvi vedere 2 secondi. Chi è iscritto accederà a una piattaforma dedicata per il premio, al di fuori di quella che vedete in nero, che è specifica per l'organizzazione dei premi, in cui i giudici poi voteranno, perché abbiamo deciso di adottare un sistema software avanzatissimo e precisissimo e puntuale, affinché tutte le votazioni siano trasparenti e univoche. Quindi i giurati si riuniranno in sessioni private, visualizzeranno tutto il materiale che avete caricato in questa piattaforma dedicata che ricevete come link, e ci sarà la possibilità per i giudici di votare. In quel caso si possono mandare 3 foto di differenti opere, quindi ogni foto un'opera diversa, oppure un insieme, nel caso l'opera sia un trittico, allora potete mandare le 3 foto separate. Abbiamo deciso di non dare limiti
proprio per questo motivo, affinché ci fosse la più ampia libertà degli artisti. Qua l'obiettivo è dare risalto al percorso degli artisti in questo momento storico in cui si sta mettendo in discussione tanti paradigmi che hanno condizionato il mondo dell'arte, ivi compresa la digitalizzazione che è arrivata in maniera dirompente, in maniera veloce. C'è una bellissima domanda di Roger Ranco, bellissima iniziativa, peccato che gli scultori non ci siamo per questa volta. Roger, assolutamente, la scultura non siamo riusciti a includerla per un semplice motivo, perché essendo interamente digitale non riuscivamo a garantire la renderizzazione 3D. La prossima edizione, perché vi annuncio in anteprima che ci sarà già l'anno prossimo in forma ancora diversa, la modifica, cioè sarà uguale, sarà un'evoluzione, però ancora è troppo presto per parlarne, godiamoci questa, vi ricordo che mancano 15 giorni per candidarsi, quindi approfittate di questo periodo. E quello che volevo dire è che la scultura era molto difficile da rendere nel 3D, perché merita un lavoro in cui non avevamo i tempi fisici, perché presentandola a ottobre per dicembre non riuscivamo in meno di 2 settimane a fare i rendering di alto livello di tutte le opere. Ci stiamo lavorando, ci scusiamo davvero con gli scultori, non è stata una scelta veramente voluta, anzi è stato veramente faticoso poterlo escludere, ma è un problema veramente tecnologico, perché nell'ambientazione 3D, essendo la scultura, servono tantissime foto e purtroppo ci stiamo rendendo conto che ci sono tantissimi problemi anche di alfabetizzazione digitale, che non è un'offesa, significa che molti di voi hanno avuto problemi anche solo nell'inserire la carta di credito, nell'iscriversi, non c'è nulla di male, abbiamo un'assistenza fantastica nel sito con una chat in diretta in cui accompagniamo passo passo, a saluto Alessia, Valentina, Mattia, Jacopo, che ogni giorno stanno lavorando per questo, proprio per aiutare tutti e cercare di avere il più alto numero di supporto. Quindi da questo punto di vista aiutiamo tutti, però ci rendiamo conto che stanno partecipando artisti anche di 60 anni che in qualche modo hanno avuto qualche problemino col digitale. Bene, noi siamo felici di procedere in questa attività. Se le mie opere di pittura sono incorniciate, vanno bene lo stesso per le foto? Sì, vanno bene. Come scritto nel regolamento, per esigenze di esposizione, le foto è possibile che vengano eliminate dalla cornice, che quindi vengano poi ricontestualizzate all'interno dell'esposizione. Però per adesso non ci sono problemi. Vi ricordo che laddove il 16, il 10, adesso mi ricordo più, aiuto, ai primi di dicembre comunicheremo i finalisti, il 15 o il 16, comunicheremo i finalisti, riceverete un'email e vi chiederemo eventualmente integrazioni delle fotografie in alta risoluzione. Vi chiedo però, e più che vi chiedo, vi consiglio di farlo, di poter inserire la miglior foto possibile all'interno della candidatura, perché così i giudici hanno materiale già buono e valido per poterlo fare. L'artista chiede: devo inviare le mie opere fisicamente? No, non c'è bisogno. ArtRights Prize è interamente digitale in questo senso. Noi vogliamo le foto delle opere. Le opere basta che abbiate la paternità, quindi dovete essere voi gli autori delle opere. Noi ci occuperemo poi dell'esposizione e della trasposizione digitale e virtuale. Abbiamo un'altra serie di domande che ci sono capitate negli altri giorni. Quando scade la candidatura? La candidatura scade il 30 di novembre. Correte, perché tra poco probabilmente chiuderemo anche prima, perché abbiamo una serie stiamo ricevendo tante richieste e quindi felici. Avete tempo fino al 30 novembre e dal momento in cui vi iscrivete vi garantite la partecipazione, quindi fatelo il prima possibile, poi avete tempo fino al 30 novembre per caricare le opere. Ok, quindi prima fate la procedura nel sito di adesione, poi dopo avete la possibilità di poter rientrare. Quali servizi offrono gli sponsor? Abbiamo parlato prima, quindi premi e artisti hanno tantissimi riconoscimenti per gli artisti. L'artista chiede: nella mostra finale saranno esposte tutte le 3 opere? Sì, saranno esposte tutte e 3 opere. Quindi questa è l'innovazione più grande, quindi sceglietele bene, sceglietele belle, sceglietele interessanti, perché daremo l'opportunità di esporre tutte e 3 le opere. Questa è proprio l'innovazione, quindi non una sola opera.
Ci sarà modo di confrontarsi direttamente con i giudici, non in fase di selezione ovviamente, potete immaginare i numeri per quanto è stato automatizzato, ma la complessità, ma in sede finale sì. Quindi ci sarà possibilità di incontrare i giudici, sono già calendarizzati gli appuntamenti con loro, i quali saranno loro stessi a presentare, raccontare il premio e a dichiarare i finalisti. Quindi felicissimo, nelle prossime settimane ne vedremo anche nelle dirette, siamo ben felici di raccontarvi, di farveli conoscere, perché questa è un'opportunità. Molti artisti mi hanno chiesto in maniera continuativa qual era l'importanza della giuria e dell'incontro. Il fatto è che gli artisti andranno avanti nelle valutazioni, quindi comunque vi vedono e comunque conoscono la vostra arte. Io anche quando io stesso sono stato giudice in giuria, alcuni degli artisti magari non hanno vinto perché il giudizio plenario dei giudici non ha reputato tale il proseguo, ma magari è capitato che a me piaceva talmente tanto che poi l'ho preso, abbiamo fatto collaborazioni in galleria, abbiamo collaborato in altri progetti, quindi è un'occasione anche singola di entrare in merito ai vostri giudici secondo le categorie. L'artista chiede se sono già rappresentato da una galleria, posso partecipare? Sì, assolutamente sì. Lo scopo non è quello di concludere, lo scopo è quello di dare visibilità agli artisti, quindi ben venga anche la galleria, saremo ben felici di supportare anche questa fase. Ho notato e condiviso il link del premio sulla mia pagina dedicata all'arte pop art aristocratica ed ho intenzione di iscrivermi per partecipare. Complimenti per l'iniziativa. Grazie tante Simone, siamo iper felici di farlo. Scrivici e siamo davvero contenti anche di supportare la tua community con pop art e quindi di promuovere anche l'iniziativa. Le mie opere devono essere inedite? No, non c'è bisogno. Non c'è bisogno che le opere siano inedite, non abbiamo dato tema, quindi potete serenamente utilizzare opere esistenti e quindi chiudere l'attività. Vediamo un attimo un'altra domanda. Quanto deve essere specificata l'opera? Aiuto. Specificata nel senso quanto deve essere realizzata su misura l'opera, come ho detto non c'è bisogno che sia inedita, va bene anche opere già pubblicate, l'importante è che abbiate i diritti, quindi che siano in vostre proprietà. Nell'invio potete decidere se l'opera è in vendita e a quale prezzo metterla, se l'opera non è in vendita sarà scritto di no. Ho delle opere su pelle che sono a via di mezzo tra la pittura e il disegno, sono dei monocromatici, le posso mettere a pittura? Sì. La categoria pittura è aperta anche ai mixed media, quindi è possibile inviare le categorie, l'importante è che ci sia la pittura. Quindi da questo punto di vista c'è. Un'altra domanda che mi era stata fatta era se utilizziamo una base di stampa digitale più la pittura sopra, come lo consideriamo? Per me è quello da considerare pittura, comunque come mixed media, perché l'output finale non è quello digitale ma quello ritoccato a mano e quello secondo me diventa un medium come la peculiarità. È possibile iscriversi in 2 categorie diverse con lavori diversi? Sì, assolutamente possibile. Nella sede di adesione avete la possibilità di acquisire la partecipazione con 3 opere a una categoria, sotto nel carrello, nella pagina poi dell'adesione vi appare la scritta vuoi aggiungere una categoria? Puoi aggiungere n categorie fin quando non trovi tutte le altre e verrai valutato per ognuna delle singole categorie. Andrea Isola, ciao, abbiamo Andrea Isola su Instagram. Andrea Isola sarà protagonista di un bellissimo talks insieme a Roberto Concas, presidente dell'associazione di Abifactory. Faranno un talks al 2 in cui si parlerà del fisico e del digitale, bellissimo. 2 generazioni a confronto, per quanto sono sicuro che Roberto sia assolutamente più vicino a quella dei giovani che a quella dell'altra, ma uno storico dell'arte con oltre 40 anni di esperienza in direzione di musei pubblici, in cui faranno un bel talk che vi sveleremo nelle prossime settimane. Quindi, ripeto, dalla prossima settimana avete tantissime attività. Non ho capito se possiamo inviare più foto di ciascuna opera oppure solo 3. Solo 3 opere, potete mandare soltanto 3 fotografie delle opere in sede di candidatura. Se volete aggiungere le candidature potete aderire acquistando un'altra candidatura aggiuntiva in un'altra categoria e quindi aumentare le possibilità o comunque candidarsi in più categorie.
Di solito nelle mostre inserisco la musica, essendo un musicista è importante questo, è un bel sistema di racconto. Vi ricordo che nella piattaforma di candidatura voi avrete la possibilità di inserire le 3 opere e il portfolio. Che cos'è il portfolio? Molti di voi molti di voi hanno molte informazioni aggiuntive come la musica. Il portfolio è quel documento che racchiude tutte le opere realizzate da un artista, mediamente ha una struttura, un file PDF, non deve superare i 10 mega nel nostro caso, e all'interno che cosa c'è? Una breve biografia, quindi i dati più importanti dell'artista, una selezione di fotografie affinché i giudici possano capire meglio di chi sei, che cosa fai, che cosa hai fatto, uno statement e alla fine avere la possibilità di mettere tutte quelle informazioni aggiuntive che nelle 3 foto non è possibile. Quindi se racconti con la musica lo puoi segnare nel tuo portfolio. Questo è molto importante. Nella piattaforma dell'Awards Artrights, del premio, avete la possibilità di inserire le 3 fotografie e i video per chi fa video, il link di Drive, di YouTube o di dove scaricare i video, e quindi integrare con questo aspetto, e può essere un bel momento. Poi laddove sarai finalista saremo felici di valutare se è possibile integrare la musica in qualche modo, però lo vediamo insomma nel rispetto di tutti. Liliana Cecchin, purtroppo appartengo alla categoria over 60, al di là di quello che può essere la qualità del lavoro, secondo voi quanto può influenzare? Niente, io questo lo dico o lo urlo, l'età, l'arte non ha età, nel bene e nel male, hai l'esperienza. In questo caso non viene valutato il tuo percorso, viene valutato il percorso, sicuramente la carriera, ma non viene valutata l'età, in quanto l'obiettivo saranno anche oggettivi, e l'oggettività della giuria sarà proprio sulle opere proposte, quindi parlerà per te la tua arte, non la tua età anagrafica. Poi Liliana, l'arte di una donna, l'età di una donna non si svela mai, invece carinamente ce l'hai detta, quindi non ti preoccupare. Saluti a Maria Serna, felice di averti. Adesso ritorno su Instagram, vediamo un attimo qualche domanda anche da qua. Ciao Barbara. L'artista chiede: si può partecipare come collettivo di artisti? Sì, nella sede però di adesione dobbiamo indicare una persona fisica, la quale sarà comunque responsabile e attivo. Poi nella descrizione potete scrivere che siete un collettivo senza grandi problemi. Un artista chiede che cos'è il premio del pubblico. Il premio del pubblico, come ho detto prima, sarà la possibilità durante il mese della mostra finale, dal 16 al 31 di gennaio, quindi sono 45 giorni, si potrà votare all'interno delle opere dei 100 finalisti. Quindi la mostra finale, se la matematica non è un inganno, ci saranno oltre 300 opere esposte, e tra tutte queste 300 sarà possibile votare per il pubblico, quindi è un qualcosa che destinato a tutti voi, e potrete coinvolgere tutta la vostra community perché vi voti, e il premio del pubblico saranno 5.000 euro in contanti, quindi come premio di riconoscimento al merito e invogliamento, insomma, per il supporto per il processo. Gavino Pugioni, grande iniziativa, opportunità per gli artisti anche emergenti. Mi chiedono una cosa: nella categoria street art le installazioni urbane, sono escluse installazioni non urbane? Diciamo che l'obiettivo è quelle che siano, la street art siano urbane, quindi siano condivise dal più alto numero di persone, che siano fatti negli ambienti. Le installazioni private sono un po' più borderline, diciamo che l'obiettivo qua è che siano integrati in un contesto pubblico in cui comunque un grande pubblico possa goderne, quindi vanno bene installazioni, ma parliamo più di installazioni pubbliche. I miei ultimi lavori sono realizzati su Dibond anziché su Tela, vorrei partecipare con quelli. È accettato? Sì, assolutamente sì, risulteranno nella sezione pittura. Sono accettati qualsiasi media supporto, quindi il Dibond è una sorta di alluminio, ma va bene anche il vetro, la pelle e qualsiasi altra supporto. L'importante è che ci sia l'intervento del pubblico. Un'altra domanda qua. Un artista chiede: posso candidare opere già in vendita sul marketplace? Sì, assolutamente sì, per noi non ci sono problemi, non siamo un marketplace, non vendiamo niente salvo che tu non lo voglia, quindi il problema saranno di controllare quali diritti hai ceduto a quel marketplace, non a noi non cedete alcun diritto se non l'autorizzazione a poter promuovere le opere ai fini promozionali e di divulgazione della mostra che sono state candidate.
le 3 opere che verranno valutate complessivamente o individualmente. La giuria si esprimerà si esprimerà sulla complessità dell'artista, che cosa significa, che verrà valutato il percorso singolo dell'artista e le singole 3 opere. Il cumulativo dei punti determinerà lo score finale dell'artista, che verrà poi vagliato in una riunione plenaria da tutti i giudici, che in caso di parità si andranno ad esprimere su chi va avanti o meno con una seconda sessione di voti, o in termine ultimo il capogiuria avrà la parola ultima e sarà colui che per ogni giuria determinerà come strutturare l'organizzazione e l'andamento della valutazione. Questo proprio per la trasparenza e per la professionalità. Ci sono dimensioni da rispettare? Grazie a nessuna dimensione. Perché? Perché è online, quindi non c'è peculiarità, mentre se ti rivolgi ai file, cerchiamo di inviare dei file da 300 dpi, quindi ad alta risoluzione, in misure umane. Tenete conto che avete sempre un limite di 10 mega massimo per inviare ogni opera, ok? Le dimensioni dell'opera fisica no, anche nelle esposizioni le opere verranno normate all'interno dell'esposizione. Quando si sapranno gli esiti delle selezioni sul sito ArtRights Prize in programma, adesso rifacciamo un giro, ci sono tutte le date in cui è possibile. Vi ricordo www.artrightsprize.com, trovate tutti i dettagli. Ok. Quanto influenzerà il portfolio sul giudizio finale rispetto alle opere candidate? Abbastanza, nel senso che il mio consiglio personale è che mandate opere che siano coeve e che siano in linea col portfolio. Perché se mi mandate un portfolio che non c'entra niente con le opere, sarà difficile per il giudice gestire questo cortocircuito. Vedo che hai fatto un percorso, ma ne stai mandando un altro. E allora la domanda è come fai? Com'è che posso capire come stai gestendo questa vicenda, no? Allora il mio consiglio è assolutamente cerchiamo di inviare un portfolio e opere che siano almeno in linea, che siano coerenti, e anzi l'obiettivo sarà quello di poter avere nel portfolio un valore aggiunto. Quando si sapranno gli esiti delle selezioni, adesso lo vediamo. Trovate nel sito Programma ArtRights, il 1° ottobre abbiamo aperto le candidature, il 15 ottobre abbiamo comunicato i membri della giuria, il 30 novembre stiamo facendo le chiusure, quindi avete 15 giorni nemmeno quasi per finire. Muovetevi perché siamo veramente in tanti. I giudici inizieranno da questa settimana a valutare le opere, da lunedì. Il 12 dicembre comunicheremo i finalisti, quindi riceverete sia in caso positivo che in caso negativo un'email con tutti i dettagli della vostra partecipazione, l'eventuale ammissione finalisti. Se sareste ammessi vi chiederemo delle integrazioni laddove saranno necessarie, oppure inizierete pian piano ad entrare. L'apertura al pubblico sarà il 16 dicembre, quindi capiamo le tempistiche che abbiamo per poter procedere. Il 18 dicembre inaugureremo, faremo la proclamazione del vincitore a categoria pittura, il 21 dicembre quello della fotografia, il 28 dicembre a ridosso di Capodanno tra champagne e mani caretti, la categoria dell'arte digitale, il 4 gennaio, poco prima della Befana, che viene sempre di notte, la categoria di video arte e infine la street art. Il 15 gennaio proclameremo il vincitore del premio dello sponsor e quindi inizieremo da lì, tutti gli sponsor dichiareranno i propri premi. Tutto questo avverrà digitalmente, quindi tutto questo arriverà online e sarà fatto nell'arco del tempo, quindi avrete un sacco di dirette dove potrete conoscere tutti i giudici e tutti i professionisti e fare loro le domande. 29 di gennaio ci sarà la proclamazione del vincitore del premio. E poi infine il 31 gennaio chiuderemo i battenti e inizieremo a pensare all'anno prossimo, ok? Vediamo se c'è qualche altra domanda, se no continuiamo a scrivere anche dall'altra. Nel frattempo qua torniamo nella sede principale. Troverò salvata questa live? Sì, la troverete in tutti i link che avete ricevuto, sia via mail, nel sito ArtRights Prize, in fondo all'home page c'è il settore news, quindi avete tutti quanti la possibilità di poter inserire serenamente e di vedere la registrazione del video, ivi compreso anche YouTube, Facebook e LinkedIn. Troverete le registrazioni dei canali, quindi non vi preoccupate,
A corredo delle foto delle opere si possono allegare anche delle descrizioni delle didascalie. Nelle fotografie, salvo che non mandiate un PDF, meglio di no, meglio metterlo nel portfolio e quindi avere l'opportunità di inserire quella parte nel portfolio in maniera tale che sia chiara. Per immagini ad alta risoluzione, intendente 1920x1080 pixel, sì, va benissimo 1920x1080 pixel, possibilmente a 300 dpi, in maniera tale che in caso sia finalista abbiamo già le immagini chiare e puntuali. Ho visto che le mie opere digitali in formato GIF il forum non li accetta, mentre nella certificazione della vostra piattaforma le accetta, le fa vedere anche animate. Complimenti per l'impegno, Giosuè, grazie tante. E allora ti consigliamo di mettere un link con quello, oppure se scrivici e risolveremo la piattaforma e ti metteremo in condizione. Se no metterai un link e i giudici potranno accedere al link e vedere le tue animazioni. Se no, se sono GIF le puoi salvare anche come video e caricare, non ti preoccupare. Se no scrivici e risolveremo questo aspetto. Sì, nel GIF era un dettaglio, purtroppo ci sono sempre anche dei limiti tecnici della piattaforma che in qualche modo incidono. Io, essendo più scultore, ho eliminato tali opere dal portfolio e lasciato solo quelle di pittura. Mossa corretta. Mauro, sei un bravissimo artista, attento. Vedo che i workshop che hai fatto con noi ti sono serviti, quindi felici sono di questo, bravissimo. Create il portfolio in base alla candidatura, avete un margine ristretto di tempo in cui sarà possibile per i giudici vedere la tua candidatura, quindi più informazioni dai pertinenti, più sono coeve in linea, meglio è. Quindi mi raccomando, poche informazioni pulite in linea, in maniera tale che il portfolio possa rinforzare poi le fotografie. Fate mai dei contest gratuiti? Sì, Deborah, ne facciamo, diciamo questo era troppo grande come contest, è anche un modo per lavorare, soprattutto perché è stato veramente impegnativo tirare su l'intera piattaforma, i premi e tutto l'equilibrio, ma ci sono nell'arco dell'anno i contest. Ti puoi iscrivere alle newsletter di ArtRights, della piattaforma mie, e verrai aggiornata anche delle altre iniziative, ok? Vediamo un attimo qua. Dopo aver completato tutto, aver inviato la candidatura, è possibile fino al 30 fare ancora dei cambiamenti? Sì, dovreste poterli fare. Devo verificare questo dettaglio, se non erro sì, comunque la piattaforma permette di modificarlo fino al 30, poi dopo chiudiamo definitivamente, una volta inviata non sarà più possibile modificarla. Quindi sì. Vediamo due domande qua. Per fotografie commerciali si può lasciare il nome del brand e dei loghi? Ricordati che in sede di invio delle opere voi firmate la liberatoria dei diritti, quindi assicurati di avere i diritti di riproduzione. Quindi io, se fossi in te, contatterei il brand e direi, salvo che tu non abbia firmato alcuna cessione o concessione, gli chiederei la disponibilità di utilizzare quelle opere per partecipare al concorso. Te lo fai mettere per iscritto, questo lo dico più che altro per te, perché per noi non ci sono problemi, ovviamente se la foto artistica, che quindi rientra all'interno dell'attività. Finalmente, Barbara, ciao, finalmente un concorso che premia l'arte e l'artista senza giudicare il lavoro fatto in passato, ma guardare al suo presente la sua esperienza di ricerca artistica. Questa io veramente volevo questo. Per una volta dobbiamo essere concreti, le 3 opere parleranno per voi, il resto, anche per chi ha poca storia o è un artista emergente, deve avere il modo e base per poter continuare il suo percorso o per poterlo iniziare. La mostra dove sarà visibile? Su Instagram o su altre piattaforme? La mostra sarà visibile sul UCity, sul sito www.artrightsprize.com, e sarà una piattaforma in cui si potrà entrare gratuitamente per il pubblico, navigare, poter vedere l'intera mostra per un mese, e poi condivideremo anche tutti i finalisti su Instagram, quindi Instagram e tutti i canali social, quindi verranno ovviamente data visibilità per tutto. Le opere vanno inviate fisicamente? No, Sandrina, no, non vanno inviate fisicamente, ma solo le fotografie. Ciao Andrea, con scultura digitale è possibile partecipare? Vanno inviate comunque foto oppure video? Se arte digitale, dipende se vuoi entrare in arte digitale o video, quindi puoi inviare anche video, non ci sono problemi. Sì, scultura digitale, sì, meglio video però a quel punto lì, perché ovviamente è fatto. Bisogna capire poi se vuoi entrare in video arte o in arte digitale. Vedi un po' tu, Barbara, ciao. Sto cercando un attimo le domande. Bellissima iniziativa, finalmente non c'è il limite di età. Questa cosa dell'età vi sta toccando veramente dal vivo.
Fantastico, questo è lo spirito e il senso delle Expo digitali. Sì, ci abbiamo lavorato tanto con grande passione. Ok, l'abbonamento ad ArtRights compreso nella fee parte dal momento del pagamento della fee immediatamente. Quando voi vi iscrivete, nell'adesione avete un'email che vi spiega nel dettaglio come attivare l'abbonamento gratuito di ArtRights e come avere tutti i benefit che vi abbiamo promesso immediatamente, senza carta di credito, senza alcun impegno e senza alcuna altra spesa. Proprio perché questo è lo scopo, per cercare di darvi servizi che vanno ben oltre la quota di adesione affinché voi, se venite selezionati tra i finalisti, tanto di guadagnato, ma laddove questo non avvenga, abbiate la possibilità di essere e di avere qualcosa di concreto già incluso. Quindi questo l'abbiamo assolutamente voluto, desiderato e via. C'è un'altra domanda, infatti l'artista chiede che cos'è ArtRights ed il regalo. ArtRights è una piattaforma per certificare le proprie opere, è fondamentale per creare l'archivio digitale dell'artista, per poter entrare in contatto ancora una volta con la community di ArtRights, con professionisti, con autenticatori, esperti, avvocati e soprattutto però creare il proprio archivio digitale delle opere, condividerle via mail, sul telefonino e creare i certificati di autenticità, quindi dare assolutamente professionalità e tutelarsi sul diritto d'autore. Quindi è fatto un elemento a valenza legale che certifica l'autenticità della vostra opera. E questo l'avete gratuito e incluso con la vostra quota di adesione. La mostra dove sarà visibile su Instagram o su altre piattaforme, ho risposto prima, quindi sarà visibile sia sul sito che su altre, sia sugli siti che sui canali. Come gli artisti vincitori riceveranno il premio? Lo riceveranno secondo diverse modalità in base alla tipologia del premio, ogni qualvolta ci sarà la proclamazione, il giorno stesso e il giorno dopo al massimo, dipende dall'ora che sarà fatta la diretta, riceverete un'email e avrete tutti i dettagli per poter ricevere e fare le procedure burocratiche per la ricezione dei premi. In base alla tipologia del premio ci sono dei tempi differenti, ma comunque non superano i 30 giorni. Giusto gli aspetti tecnici di chiusura. E gli altri ovviamente, per esempio nel caso della digital strategy, delle residenze, quelle verranno concordate con tutti i partner per i quali noi siamo garanti, facciamo in modo che, salvo ovviamente coronavirus o altre attività che non dipendono dalla nostra volontà, si organizzeranno nell'arco del tempo ovviamente e anche della disponibilità, magari non potete nemmeno voi venire a fare una residenza o viceversa, impegnarvi in un trasporto. Quanto durerà la mostra? La mostra circa 45 giorni, dal 16 di dicembre fino al 31 di gennaio 2021, quindi andiamo a scavallare l'anno nuovo. Un artista che seguo astrattista in 2 mesi, che ha iniziato, ha inviato 12 candidature, wow, pazzesco, tra pubblicazioni, mostre anche internazionali, tutte accettate, bravo oppure è solo per accaparrare la quota? Lui sembra strano? Allora, innanzitutto bisogna verificare, perché noi non ci risulta nessuno che abbia comprato le candidature, se ha inviato più di una candidatura e ne ha una, verranno cancellate tutte quante. Quindi adesso questo lo verifichiamo subito, anzi ti ringrazio, salvo che lui non abbia acquistato, ma a noi non risulta nessuno che abbia acquistato 12 candidature, salvo che non siano 3 candidature o più opere, non è per niente valido. Noi terremo in considerazione una candidatura, 3 opere. Se ha acquistato diverse categorie avrà più cose, però deve averle comunque acquistate, questo è previsto dal regolamento. Però se ah no, scusami, dalla regia mi dicono che non è nel nostro, infatti mi sembrava strano, ho detto scusami, non avevo capito. Noi comunque nel nostro non accettiamo, scusatemi, Alessia mi riguarda subito, mi dice ah ok, perfetto, non da voi interesse, perfetto, venga messa agli atti, scusatemi, ma fra tutte le domande ovviamente anche per me è impegnativa. Ok, a noi non è proprio possibile, quindi dicevo come caspita ha fatto questa ragazza a fare tutto questo. Potrò rivedere questa trasmissione registrata? Sono arrivate, sì Marco, la trovi subito, appena finiamo sarà subito online in tutti i canali. Stai parlando in generale? Sì, chiedevo in generale, perfetto. Nei vari contest. No, noi assolutamente no, o meglio, è possibile comprare più candidature e candidare più opere come previsto in altri, questa sta a voi la scelta. Ok, perfetto. Bisogna mandare sia le foto delle opere e anche un portafoglio? Sì, corretto. 3 fotografie di opere, possono essere opere diverse, oppure mandare la via.
Su Instagram stiamo chiudendo perché siamo già a un'ora, abbiamo 21 secondi, quindi io vi ringrazio, inizio a salutare qua su Instagram, siete stati fantastici e per questo io vi ringrazio. 15 giorni, finite le candidature, vi aspetto su ArtRights Prize, grazie tante. Ok, adesso qua ci fa chiudere. Ok, nel frattempo invece da questa arriviamo anche qua alla chiusura. Un secondino solo, che qua mica è facile tutta questa tecnologia. Ok, bisogna mandare sia le foto delle opere, va bene? Allora io, se per voi va bene, se non ci sono altre domande qua in diretta da Facebook, io vi direi che ci siamo, abbiamo fatto una bella ora intensa. Vi ringrazio, ditemi se ci sono altre domande, qualche secondo aspettiamo. Vi ricordo gli appuntamenti da lunedì, nel frattempo un secondo che guardo le altre domande. Ok, no, più o meno abbiamo risposto tutti. Allora, se sono un artista che realizza installazioni, filmando l'installazione, posso rientrare in una delle categorie del premio? No, se non è la tua opera, ovviamente. Secondo quali criteri di valutazione sono giudicate le opere? Abbiamo detto anche prima, la scultura l'abbiamo detta, ci sono dimensioni da rispettare. Io direi che più o meno abbiamo detto tutto, quindi direi che se per voi va bene, un in bocca al lupo a tutti. Vi ringrazio, vi ricordo che siamo a vostra disposizione. Questi incontri dalla prossima settimana ne faremo 3 a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, quindi avrete insomma tantissimi appuntamenti dove confrontarne ogni volta con ospiti differenti e tematiche differenti. Vi ringrazio di cuore, vi chiedo cortesemente mettete i like alle pagine ufficiali dell'ArtRights Prize e agli altri canali in maniera tale che possiate rimanere aggiornati sulle attività. Vi ricordo, inizieremo lunedì alle ore 15 dove faremo un'intervista, un'arte con Castolz a tutti gli effetti con Serena Tabacchi del Motta, quindi intervisteremo con l'arte digitale, direttrice del museo e vediamo un po' che cosa succede, va bene? Io vi ringrazio, vi auguro una buona e grande settimana d'arte, mandate le vostre candidature perché 15 giorni volano e stanno finendo, quindi vi aspetto, grazie.